Ciao a tutti e benvenuti su Esperimentificio. Se siete iscritti al canale e se non lo siete fatelo, avrete visto quel video in cui parlo delle distanze fra i pianeti del Sistema Solare. Oggi, accompagnato dal mio fedele astronauta Michelangelo, vorrei tornare nello spazio e parlarvi di un'altra cosa, non di quanto sono distanti fra loro i pianeti, ma di quanto sono pesanti. Siete pronti? Michelangelo? Mi sa che questa volta mi tocca fare da solo. Comunque, per farlo vorrei usare un paragone con qualcosa che conosciamo tutti bene, e cioè la pasta. Cominciamo dal pianeta che conosciamo meglio, cioè il nostro, la Terra. Se guardate sul sito della NASA, che vi lascio in descrizione, c'è scritto che la massa totale della Terra è 5,972 quadrilioni di chilogrammi, oppure, se vi piacciono gli zeri, 5,972 milioni di miliardi di chilogrammi, un numero che già solo a scriverlo ti viene mal di testa. Abbiamo capito che è un numero grande, ma cosa vuol dire? Ora, siccome io sono qui in cucina, cercherò di fare un giochino. Immaginiamo di rimpicciolire e alleggerire la Terra fino a farla pesare 10 grammi. Quanto peserebbero in proporzione tutti gli altri pianeti del Sistema Solare? Come ho detto prima, la Terra pesa 6 milioni di miliardi di chili, che è un numero un po' difficile da capire. Allora, immaginiamo di ridurla a 10 grammi. Quanto pesano 10 grammi di pasta? Bene, 10 grammi di pasta sono così. Bene, prendiamo e mettiamoli da parte. Se lasciamo stare la Terra e guardiamo gli altri pianeti, vediamo che il più piccolo del Sistema Solare, dopo che Plutone è stato declassato a pianeta nano, il pianeta più piccolo è appunto Mercurio, che pesa meno di un decimo della Terra. In particolare diciamo che se la Terra fosse di 10 grammi, Mercurio ne peserebbe 0,55, diciamo così più o meno. Andando in ordine di distanza dal Sole, dopo Mercurio viene Venere, che è un pianeta fratello, diciamo, della Terra. Infatti è grande più o meno uguale e pesa anche più o meno lo stesso. In paragone peserebbe 8,15 grammi, più o meno così. Il pianeta vicino della Terra, dall'altra parte rispetto a Venere, è Marte, che è più leggerino. È grande circa metà della Terra, però pesa circa un decimo, cioè pesa circa un grammo. Andando oltre Marte si incontrano quei pianeti che si chiamano giganti gassosi, che, come dice il nome, sono molto più grandi dei pianeti rocciosi interni. Il più grosso di tutti è Giove, che è più grande sia in diametro che in massa, anzi concentra in sé gran parte della massa dei pianeti del Sistema Solare. Infatti, nel nostro paragone, se la Terra avesse una massa di 10 grammi, quella di Giove sarebbe di 3178 grammi, il che significa 3 di questi pacchi più un'altra porzione di pasta per una persona che ha molta fame. Saturno, che è il pianeta preferito di Michelangelo, ma è anche il secondo pianeta più grande del Sistema Solare, è anche il secondo più pesante. E in proporzione, se la Terra avesse una massa di 10 grammi, lui ne avrebbe una di quasi un chilo, 951 grammi, cioè la porzione di pasta per una decina di persone. Urano e Nettuno sono i due pianeti più lontani, sono anch'essi giganti gassosi ma sono un po' più piccoli di Giove e Saturno. In particolare Urano, che è più grande di Nettuno in diametro ma è un po' meno pesante, ha una massa paragonata alla Terra, sempre immaginando la Terra di 10 grammi, di 145 grammi, cioè così una porzione di pasta per uno che ha molta fame. Nettuno invece, che è il pianeta più lontano del Sistema Solare, ha una massa leggermente più grande di quella di Urano, cioè 171 grammi, 170, 171. Quindi, riassumendo, le proporzioni fra le masse dei pianeti sarebbero all'incirca quelle fra queste quantità di pasta. E non ho messo il Sole, sarebbe molto più pesante, non avrei abbastanza pasta. La domanda è, adesso che ho finito l'esperimento,
Cosa me ne faccio di tutta questa pasta che ho aperto? Vabbè, per oggi è tutto, grazie, tanti saluti da Esperimentificio e da 5 kg di pasta che mi devo mangiare da solo. Ciao!